14 più 1 consigli per registrare al meglio il tuo podcast. Iniziamo. Ciao e benvenuto in questo nuovo video del mio canale. Ho pensato di preparare una checklist di 14 più 1 punti che possono essere utili per te per registrare al meglio e quindi ottenere il miglior risultato possibile durante la registrazione del tuo podcast. È un elenco che ti consiglio di osservare scrupolosamente e col tempo, quando avrai acquisito una certa dimestichezza nella realizzazione dei podcast, magari potrai anche farne a meno. Questo elenco però presuppone una cosa, che tu riesca ad ottenere il meglio possibile dalla tua voce, perché prima ancora di parlare di strumenti, di tecniche di registrazione, di qualsiasi altra cosa, dobbiamo lavorare sulla nostra voce. Quindi ti consiglio, e nei prossimi video sicuramente parlerò anche di voce, di esercizi di respirazione, di riscaldamento della voce, ti consiglio di lavorare molto sulla tua voce, perché a prescindere dal microfono, dall'insonorizzazione della stanza o da qualunque altro elemento, la voce resta l'elemento principale. Ok? Iniziamo. Punto numero 1. Scegli il giusto posto all'interno della tua casa. Avrai diverse stanze nella tua casa, scegli quella che è più silenziosa o che comunque ha meno riverbero. La scelta della stanza è fondamentale perché il suono, un po' come anche la luce, si riflette su certe superfici, su certe pareti, su certi elementi all'interno della stanza. Quindi la scelta della stanza deve essere fatta sia da un punto di vista di silenziosità, sia da un punto di vista di arredamento, possiamo dire così. L'unico modo per sapere qual è la stanza migliore nella tua casa è quella di fare delle prove. Quindi posizionati con il microfono non negli angoli della stanza, neanche al centro, prova a fare delle registrazioni e vedi quale di questa si sente meglio. Ecco, in quel momento hai trovato il punto migliore della tua casa. Punto numero 2. Se puoi, utilizza materiale fonoassorbente, un po' come quello che vedi alle mie spalle, il famoso materiale piramidale. A che serve? Serve, questa è la forma delle piramidi, serve proprio a questo, a spezzare l'onda sonora e far sì che rientri meno dentro il microfono, quindi evitare che ci sia del riverbero fastidioso all'interno del microfono. Non è necessario tappezzare tutta la casa, tutta la stanza di materiale fonoassorbente, puoi anche metterlo solo nei punti in cui è indispensabile che ci sia per evitare appunto la rifrazione sonora. Anche in questo caso devi fare dei test, però ti assicuro che è fondamentale, perché nel momento in cui scegli la migliore stanza della casa e aggiungi dei pannelli fonoassorbenti, hai fatto già tanto lavoro per migliorare la qualità del tuo suono. Punto numero 3. Può sembrare banale, ma non lo è. Spegni tutto ciò che fa rumore all'interno della tua stanza e nelle altre stanze, se queste stanze sono contigue alla stanza dove stai registrando e magari il rumore si sente anche oltre le pareti. Mi riferisco a lavatrici, mi riferisco a condizionatori, ti consiglio anche di chiudere la finestra, la porta, probabilmente morirai di caldo, ma meglio che tu soffra il caldo piuttosto che i tuoi ascoltatori sentano fastidiosissimi rumori in sottofondo che hanno anche il grave compito di distrarre le persone, per cui le persone non ascolteranno più te, ma si focalizzeranno su quello che c'è in sottofondo per capire, aspetta, ma quella è una lavatrice che sta andando, è un cane che abbaia o sono delle persone che passano fuori la finestra. Probabilmente è capitato anche a te. Quindi assolutamente spegni tutto quello che puoi spegnere, chiudi porte, finestre, qualunque tipo di cosa, in modo che l'ambiente nel quale registri sia quanto più silenzioso possibile. Punto numero 4. Forse mi prenderai per pazzo, forse no, però uno dei più antichi trucchi che si utilizza quando si ha difficoltà a trovare una stanza silenziosa, quando non si può o non si vuole mettere del materiale fonoassorbente, è quello di registrare nell'armadio. Non sono pazzo, tranquillo. Perché si utilizza l'armadio? Perché gli indumenti appesi all'interno dell'armadio rompono l'onda sonora e quindi evitano, un po' come ti raccontavo prima per il materiale fonoassorbente, evitano che il suono rientri nel microfono. Quindi se sei fortunato e hai un armadio con le ante, apri le ante, appendi sulle ante dei vestiti, magari cappotti, qualcosa di molto molto consistente come tessuto, e avvicinati davanti ai vestiti che sono appesi all'interno dell'armadio. In questo modo vedrai che la tua
registrazione suonerà davvero bene. Non è la cosa più bella del mondo, anzi è davvero brutta da vedere, ma chi se ne frega, non interessa il risultato, vero? Punto numero 5. Scegli il giusto microfono. Ok, allora provo a semplificare un po' il discorso, altrimenti ci vorrebbero ore e ore e ore soltanto per parlare di questo. Le due tipologie principali di microfono con le quali tu avrai a che fare sono microfono a condensatore e microfono dinamico. Benissimo, allora il microfono a condensatore è quello che normalmente si vede negli studi di registrazione. Perché si vede negli studi di registrazione? Perché gli studi di registrazione hanno un'acustica trattata e quindi quel tipo di microfono che è molto sensibile, abbraccia tante frequenze, dà il suo meglio. A casa tua un microfono a condensatore, se non hai una stanza silenziosa, se non hai trattato acusticamente le pareti, potrebbe, proprio per sua stessa natura, suonare male. Il microfono dinamico invece è un microfono che, diversamente da quello a condensatore, ha una sensibilità minore, abbraccia meno frequenze e rigetta di più i suoni provenienti dal lato e dalla parte posteriore, quindi in teoria dovresti avere meno rumore all'interno della registrazione. Però quella che ti ho detto è la teoria, devi vedere nel tuo caso concreto, perché esistono miliardi di microfoni a condensatore e miliardi di microfoni dinamici. Valuta tu, magari guarda sul mio canale, ci sono delle prove di microfono, guarda su altri canali YouTube altre prove di microfono, prova a capire quale potrebbe essere il microfono migliore per te. Poi se sei fortunato, vivi in un posto dove c'è un negozio di strumenti musicali e puoi provare dei microfoni, allora è sicuramente la soluzione migliore. Quindi scegli tu, valuta tu bene quale potrebbe essere la soluzione migliore, ma non lasciarti influenzare dall'estetica del microfono, perché sicuramente il microfono a condensatore, quello degli studi di registrazione, è più bello da vedere, ma ancora una volta a noi che ce ne frega dell'estetica, a noi interessa il risultato. Punto numero 6. Parla nel giusto verso del microfono. Questa cosa mi fa sempre ridere perché mi capita molto spesso di vedere persone che vogliono fare i fighi e utilizzano il microfono Blue Yeti, che probabilmente hai visto, quello a forma di suppostone che ha la base per poggiarlo sulla scrivania, che lo utilizzano un po' come questo microfono qui, pensando che la capsula sia sul lato davanti, invece la capsula è su un lato. E quindi parlando così, come sto parlando io dentro questo microfono, dentro il Blue Yeti, la voce si sentirà uno schifo perché non stai parlando davanti alla capsula. Quindi il modo migliore per evitare questo errore grossolano e anche un po' comico è quello di leggere le istruzioni del microfono. Sì, non so se hai presente, quando compri il microfono apri la scatola, ci sono tutta una serie di cose dentro e c'è anche un fogliettino, quello che non leggi mai o quello che addirittura getti via. Ecco, quel fogliettino è indispensabile perché ti dice dove è posizionata la capsula e quindi come devi porti tu davanti al microfono, altrimenti corri il rischio di diventare ridicolo perché parli nel verso sbagliato del microfono. Punto numero 7. Utilizza il giusto pattern polare. Probabilmente hai un microfono multipattern, o forse no. Nel caso in cui tu possa scegliere il pattern polare, ti consiglio di utilizzare quello cardioide. Che cosa vuol dire? Cardioide significa che intorno al microfono, davanti al microfono in realtà, è come se ci fosse una sorta di cuore, quindi il microfono prende solo la parte proveniente davanti e un poco di lato, andando sempre più a restringersi verso la parte posteriore. Questo significa che più la forma del cuore è stretta, meno rumori ci saranno, perché il suono si concentra soltanto sulla parte anteriore, quella dove parli, del microfono. Se il tuo microfono ha più pattern, prova a scegliere quello cardioide. Se ce n'ha uno solo ed è cardioide, ancora più semplice. Nel caso in cui tu possa scegliere tra diversi pattern, prima di utilizzare quello che ti ho suggerito io, fai un test anche con gli altri. Magari nel tuo caso specifico un altro tipo di pattern potrebbe andare bene lo stesso. Ne dubito, ma non si sa mai. La parola d'ordine è sempre testare. Punto numero 8. Setta il tuo gain in modo corretto. Se tu avessi un volume troppo basso in fase di registrazione, nel momento in cui finisci la registrazione, vuoi fare editing e post-produzione, dovresti necessariamente alzare il volume. Perché? Perché altrimenti avrebbe un volume troppo basso d'uscita e le persone farebbero fatica ad ascoltarti. Nel momento in cui alzi il volume, che cosa succede? Che porti su, oltre alla tua voce, anche tutto il rumore di fondo. Perché se tu registri a un volume basso, la tua voce sarà registrata
registrata bassa e il rumore di fondo comunque avrà una certa consistenza, per cui nel momento in cui alzi il volume in post-produzione ti porti su tutto il rumore. Chiaro? Se invece il volume è troppo alto, corri il rischio di andare in clip, in distorsione, quindi la tua voce gracchia all'interno della registrazione ed è inascoltabile. In entrambi i casi non va bene. Quindi la soluzione qual è? La soluzione è una ed è semplicissima, cioè fai dei test, arma la traccia, cioè premi il tasto REC sulla traccia, registra come se stessi registrando il tuo podcast e verifica il volume a cui sei. Di solito tra meno 18 e meno 12, non è una regola fissa, però potresti mantenerti in questo range. Perché è così basso? Perché così hai il famoso headroom, cioè hai spazio nel momento in cui aggiungerai plugin di poter alzare il volume. Punto numero 9. Se registri in una stanza non acusticamente trattata, prova ad avvicinarti di più al microfono. Questa cosa va spiegata. Il microfono dinamico, per sua stessa natura, prevede un utilizzo della bocca molto più vicina rispetto a quello a condensatore. Quindi col microfono dinamico non dovresti avere problemi. Nel momento in cui hai un microfono a condensatore e ti avvicini di più, potresti ottenere l'effetto di prossimità, cioè quello di avere una voce troppo cavernosa, troppo scura, troppo cupa come timbro. Oltre al fatto che poi se ti avvicini troppo, le plosive, quindi le P e le B, potrebbero infastidire il tuo ascoltatore. Quindi che cosa bisogna fare? Fai dei test anche in questo caso. Ma perché ti ho consigliato di avvicinarti di più al microfono se hai una stanza non trattata? Perché più sei vicino al microfono, fermo restando che devi fare attenzione a tutto quello che ti ho detto, meno possibilità hai che il ritorno della tua voce venga registrato e dia fastidio all'ascoltatore. Ok? Quindi in una stanza non trattata acusticamente prova a stare un po' più vicino al microfono, fermo restando che devi sempre fare una registrazione per vedere se la tua voce non va in distorsione, se non ci sono le P e le B troppo enfatizzate e così via. Punto numero 10. Evita di fare rumore mentre registri. Lo so, può sembrare una banalità, però credimi, ho fatto un sacco di interviste a persone, per carità, non abituate alle registrazioni, alle interviste all'audio, però mi sono trovato, mentre riascoltavo la registrazione, rumori di penne, sai, hai presente la classica penna, quindi clic, 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 oppure persone che giocavano, battevano le mani sulla scrivania, insomma, giocherellavano con qualsiasi cosa si trovavano sotto mano, un po' per l'emozione, un po' per il nervosismo, eccetera. Ecco, nel momento in cui ci sono quei rumori in sottofondo, si può fare veramente poco per eliminarli, ci vorrebbe la bacchetta magica. Quindi la soluzione qual è? Evita di avere sulla scrivania qualunque cosa non abbia a che fare con la registrazione. Questo perché? Perché così eviti di giocherellare con qualsiasi cosa e quindi ti semplifichi la vita nella fase di post-produzione. Punto numero 11. Usa un filtro antipop. Che cos'è il filtro antipop? Sicuramente l'avrai visto davanti a tutti i microfoni, quella specie di cerchio con una rete davanti che serve appunto a limitare l'influenza delle plosive, quindi delle P e delle B all'interno della tua registrazione. Le P e le B hanno di solito un volume più elevato, si sentono più forti dentro il microfono e danno fastidio all'ascoltatore. Quindi per questo motivo si utilizzano questi filtri che servono appunto a ridurre diciamo l'intromissione di queste consonanti plosive all'interno della registrazione. E questi filtri antipop costano abbastanza poco, certo ce ne sono anche di molto costosi, ma considerando che stai iniziando o hai iniziato da poco, non ti conviene spendere un capitale per un filtro antiplosive. Utilizzalo e vedrai che ne troverai un giovamento tu e soprattutto le orecchie di chi ti ascolta. Punto numero 12. Resta fermo davanti al microfono. Questo ti assicuro che è veramente difficile. Ci sono persone che si muovono in tutte le direzioni mentre parlano, ok? E nel momento in cui ti parli, ti muovi così, sì, lo so che posso sembrare pazzo in questo momento, ma credimi, c'è gente che veramente si muove, mentre ti parla, si gira, o guarda in alto, insomma fa cose assurde. E ovviamente il volume della registrazione cambia e dopo è un casino aggiustarlo. Quindi ti conviene, nel momento in cui trovi la tua posizione perfetta, restare fermo. Come puoi vedere in questo momento il mio microfono è fuori asse, cioè non ce l'ho esattamente davanti la bocca, ma è spostato leggermente sulla sinistra. Perché? Perché in questo modo, ti ricordi quando prima abbiamo parlato di plosive? Ecco, la parte più forte della mia voce va dritta, quindi anche le P, le B, eccetera, e evito che dentro il microfono possano entrare suoni
fastidiosi per chi mi ascolta. Quindi anche in questo caso fai dei test, trova la più corretta posizione del tuo microfono, una volta che l'hai trovato resta fermo. Punto numero 13. Usa il minor numero di plugin possibili. Questo è un elemento molto importante, perché molto spesso, soprattutto quando siamo all'inizio, riascoltiamo la nostra voce e questa non ci piace, quindi siamo portati a caricarla di plugin per provare a migliorarla, quindi utilizziamo qualunque cosa, catene infinite di plugin per provare a migliorarla. In realtà la stiamo semplicemente danneggiando, la stiamo cambiando, quindi è normale che poi non la sentiamo più nostra quella voce, perché non siamo più noi, l'abbiamo completamente cambiata. Quindi ti consiglio di utilizzare il minor numero di plugin possibili, probabilmente un equalizzatore, probabilmente un compressore, ma per risolvere piccoli problemi specifici, non per migliorare. La tua voce è quella, non puoi migliorarla, puoi evitare, magari se hai una voce un po' nasale puoi cercare di evitarlo, se parli molto forte con un compressore puoi cercare di livellare la voce a un volume più basso, insomma migliorare questi aspetti, ma non la tua voce. Per questo all'inizio ti dicevo, la cosa principale che tu devi fare è lavorare sulla tua voce, perché dopo tutto il resto va da sé, ma se non riesci a parlare bene al microfono, se non hai una voce allenata, riscaldata e quant'altro, potrai fare davvero poco. Punto numero 14. Scegli il giusto formato del file. Tutti noi, quando esportiamo il nostro file e lo carichiamo sulla piattaforma per poi essere condivisa su Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, dobbiamo fare attenzione al formato del file. Il formato che cos'è? È ad esempio MP3 con un certo bitrate, con una certa risoluzione, perché ogni piattaforma potrebbe avere una richiesta diversa, soprattutto in termini di volume. Per esempio già YouTube e Spotify hanno richieste di volume diverso. Quindi fai attenzione a questo. L'unico modo per scoprirlo è informarti direttamente su questi portali, magari nelle varie FAQ, qual è il formato di file più adatto per essere caricato lì. Bene, siamo arrivati in conclusione di questa lista. Il punto bonus, il 15° o 14° più 1, è questo. Fai pratica. Qualunque cosa io ti ho raccontato adesso merita di essere applicata concretamente. Quindi ti consiglio di registrarti 1000 volte, posizionare il microfono in maniera diversa, posizionarti tu davanti al microfono in un certo modo, fare miliardi di test per capire qual è la soluzione che funziona non in assoluto, ma per te. Perché è fondamentale, cioè tu non hai la mia stessa stanza, non hai il mio stesso microfono, non hai la mia stessa voce, ognuno di noi ha troppi elementi diversi, quindi la soluzione migliore in assoluto è quella di fare dei test. Quindi mi raccomando, è davvero davvero il punto più importante. Fai dei test, prova e alla fine ti assicuro che le tue registrazioni suoneranno molto molto meglio. Bene, spero che questo video sia stato utile per te, che questi punti possano aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua registrazione. Non mi resta che salutarti, darti appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video e per adesso ti chiedo di iscriverti al mio canale qualora non l'avessi ancora fatto, di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Ok? Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!